Hello guys, welcome back to my channel. Se non siete ancora iscritti, cliccate qua sotto da qualche parte il subscribe e iniziate a farlo. Oggi sono super happy di fare questo video, ma prima di iniziare, sigla. Ed eccomi di nuovo qui subito dopo la sigla. Ovviamente, come avrete capito dal titolo, oggi parleremo di pelli secche e sensibili. Ho deciso di fare questo diario, di suddividerlo in 3 episodi dove io andrò praticamente a dirvi dei piccoli consigli e a mostrarvi i best product, ovviamente per mantenere il vostro type of skin sempre al meglio. E oggi ovviamente tratteremo il secche sensibili. Come primo consiglio ovviamente vi posso dire che tutti lo diranno e ovviamente è da fare assolutamente se non si vuole morire giovani, è bere tantissima acqua. L'acqua pulisce l'organismo, ti pulisce dall'interno e ovviamente ti migliora la texture e l'equilibrio della pelle. Quindi fondamentale ricordarselo sempre di bere minimo 2 litri barra 3 d'acqua al giorno. So che è stancante, ma lo si deve fare per avere la skin ultra flawless on flick, baby. Come primo step ovviamente io vado a dirvi della detersione. La detersione è fondamentale perché va a pulire, a attenuare i toni spenti e cupi della pelle, idrata e rinfresca, che è la cosa più importante che noi alla mattina e alla sera, dopo giornate e prima di anche iniziare soprattutto il lavoro, la pelle ne ha bisogno. Quindi ovviamente io vi vado a mostrare secondo me i top of cleanser e detergenti che per le pelli secche e sensibili vanno meglio. Ovviamente io non ho prodotti veri e propri da mostrarvi perché non avendo una pelle secca, avendo acquistato dei prodotti in precedenza, ovviamente mi hanno dato dei campioncini e poi sono andato a fare le mie ricerche e ho provato su alcune persone che hanno la pelle secca e molto sensibile come my boyfriend. Vedo che hanno lavorato per il meglio. Il primo prodotto è questo Cream Cleanser Pro Radiance di Elemis. È assolutamente ottimo. Il vasetto è da 30 ml, ma comunque non calcolato perché comunque è un sample, ma troverete sicuramente il prodotto vero e proprio ovunque. E adesso ho visto sul sito che c'è anche la limited edition, che tipo è un vaso tipo da notte, tipo una damigiana da tuffarsi completamente dentro, e devo dire che sta funzionando benissimo sulle pelli sensibili, specialmente perché la pelle sensibile si arrossa, si screpola e dà segni maggiori di danni visibili alla pelle. Questo essendo in crema, io ovviamente faccio assolutamente una premessa che i cleanser in crema per le pelli secche e sensibili sono al top perché vanno a idratare e a riequilibrare la texture della pelle, ed è davvero fondamentale che questa cosa assolutamente si faccia. E come ovviamente primo cleanser io non posso altro che consigliare questo come secondo top, che l'ho usato anch'io su di me avendo una pelle comunque mista normale. Ha comunque dato i suoi benefici quando avevo comprato il tonico alla rosa, il Soya Face Cleanser di Fresh. Come potete vedere, secondo me, l'ho riuscito a vedere, è completamente vuoto ed è top. Questo ovviamente poi vi lascerò tutto in below, dove potete trovare tutte le information. E ovviamente è ottimo, la sostanza non è proprio in crema, è più gellosina, ma comunque su una pelle secca ha lavorato davvero tanto, anche perché comunque va a idratare e il potere della soia va ad aiutare anche la sensibilità della pelle e a dargli una texture molto più levigata, ed è molto importante questa cosa. Come altro cleanser, adesso ve ne faccio vedere un altri 2 o 3 in modo che comunque avrete molta più scelta ampia. Lo consiglio su tutti i type of skin, davvero. Questo è il cleanser che ha accompagnato nei miei corsi degli anni la mia pelle ad avere davvero un aspetto favoloso. E sempre di questo ho il campioncino che è il Origin
Transcription Cleanser Anti-Aging ed è fenomenale, ragazzi, nel senso, questo cleanser è cremoso da far paura e lascia la texture della pelle pulitissima. Io non ho mai provato un cleanser con questo packaging, mai nella mia vita. Anche i due miei manager l'hanno preso sotto il mio consiglio, infatti le voglio salutare, le voglio ringraziare, perché dopo solamente la prima volta che l'hanno usato si sono davvero trovate bene. Quindi già after first time the after is visible, e io lo consiglio davvero a tutti i tipi di pelle, soprattutto alle sensibili, perché arrossandosi e screpolandosi molto più facilmente hanno davvero bisogno di idratare e rinfrescare con un cleanser in crema. Come ultimo cleanser voglio andarvi a mostrare il Pro Collagen Balm di Elemis. Questo io lo consiglio molto più come un make-up remover, comunque lo troverete su qualsiasi video voi andrete a cliccare di make-up o skincare, è davvero ottimo su, anche secondo me, qualsiasi tipo di pelle, ma specialmente secca, perché va davvero a riequilibrare sempre la texture. Non so quante volte sto dicendo a equilibrare texture o bilanciare, ma è il potere che comunque il cleanser deve fare sulla nostra pelle quando noi andiamo ad applicarlo. E anche questo, ovviamente, avendo il campioncino, ve lo mostro in edizione piccolina, ma comunque troverete tutte le edizioni in grande. Comunque vi lascerò tutti i link qui sotto, in modo che basta un clic e andate subito a vedere, a acquistare o a leggere tutte le sue proprietà. Ovviamente tutti i prodotti che io sto andando a farvi vedere sono tutti a base naturale, quindi no chimico e no parabeni. Come punto 3, ovviamente come step numero 3, io voglio andare ovviamente a equilibrare, perché dopo la detersione ovviamente non tutti i giorni si vanno a fare gli step completi dello skincare come maschera o scrub, quindi nel punto 3 ho deciso di mettere l'equilibrio, quindi si va a equilibrare la nostra pelle rinfrescandola e dandogli tono per i prossimi next step al tonico. Io il tonico è una cosa che uso tantissimo, mi piace la sensazione subito dopo la detersione, perché ovviamente ti dà quell'effetto di fresco, vellutato e di energico, quindi anche secondo me è una cosa buona che fa il tonico, è darti proprio energia e vigore per i next step che si andranno a fare. Ovviamente io ne ho 3 da consigliarvi, sono ultra ottimi. Allora, ovviamente ce ne sono davvero tanti di tonici, credo che non ci sia proprio un tonico per pelli secche e sensibili, perché credo che ogni tonico faccia più o meno il all type of skin, ma comunque questi 3 tonici per i tipi di pelle davvero secche e sensibili sono il top, avendoli anche provati su persone che davvero avevano problemi di sensibilità della pelle. Avendolo provato si sono davvero trovati molto bene. E i primi 2 tonici, ovviamente ve li faccio vedere in edizione piccolina, sono i 2 piccolini di Elemis. Questo qua è il Ginseng Toner e questo è l'Apricot. Allora, il ginseng ovviamente cosa va a fare? Va a calmare e a dare vigore, quindi ti dà anche una sottospecie di sveglia in più dopo la detersione. Invece l'Apricot Toner è quello che ti va a dare un effetto molto più levigato, fresco e delicato. Sono tutte e 2 ottimi, e ovviamente questo campioncino credo che comunque questo sample ovviamente è in vendita. Comunque per una persona che proprio vuole provare anche per la prima volta un tonico delicato che non sia troppo forte, e ovviamente per il vostro type of skin, questo sample lo trovate sicuramente a 8 pound, quindi sui 9 euro. Comunque non fatevi ingannare dalla piccolezza di questo tubicino, ma davvero comunque i passaggi ce ne sono tanti. Comunque avendolo provato anche mattino e sera, comunque ti dura un paio di settimane e sono ultra buoni. L'odore è ottimo e anche gli ingredienti non scherzano, e assolutamente io li raccomando per secche e sensibili as always.
Un ultimo tonico che vi volevo presentare ovviamente è quello che io sto usando. Uppelala, è quello di Fresh alla rosa. Io lo amo, partendo dall'odore e dal packaging, e partendo da questo, ragazzi, non so se riuscite a vederlo. Ci sono i petali naturali della rosa all'interno che fanno una doppia azione, perché quando voi andate a metterlo su un dischetto di cotone o sul palmo della mano, capita che comunque vi viene anche un petalino che poi si va a smaciullare insieme a tutta l'acqua di rose, e andandolo a mettere sulla pelle veramente dà un effetto ultra idratato e fresco. E anche questo lo consiglio ovviamente per tutti i type of skin, ma soprattutto anche per pelli secche e sensibili. Ovviamente pelli secche e sensibili, sempre tutti i passaggi, perché solo così riuscite ad avere davvero doppi effetti, per avere un effetto davvero più radiance e on flick. Ok, go! E siamo passati al quarto step. Il quarto step onestamente si fa 2-3 volte a settimana, senza esagerare, perché è arrivato lo step della pulizia profonda e della rigenerazione totale delle maschere. La maschera è una cosa che soprattutto sulle pelli secche e sensibili io raccomando, ma attenzione ad usare quella giusta. Non tutti i tipi di maschere vanno bene assolutamente per una pelle secca, perché le pelli secche quello che vanno a fare, quello che hanno bisogno che una maschera faccia è idratare. Quindi se le maschere sono troppo forti o troppo anche dannose per il type of skin, vanno a fare molto più disastro che beneficio. Quindi io vi consiglio solamente, vado a presentarvi subito 2 maschere che su una pelle secca e sensibile hanno fatto davvero i miracoli. Credeteci o no, ragazzi, ma io ho davvero provato queste maschere su una pelle secca e sensibile e hanno davvero fatto il miracolo da subito, immediatamente. La prima è la Clear Improvement Honey e Charcoal di Origins. Origins ha fatto tantissime maschere, di cui una al charcoal che proprio si chiama Clear Improvement, ma è in un packaging diverso da questo, e quella è davvero molto, soprattutto per una pelle secca, è davvero molto forte. Invece questa, che è a base anche col honey, col miele, è davvero delicata, idratante e cioè è ottima, anche perché avendola provata su una pelle secca ha davvero dato quella piacevolezza che quando vai a toglierla ti ha dato davvero tanto beneficio di averti tolto rossori, screpolature e opportunità ovviamente dopo di andare ai next stop successivi. Ma è stata davvero davvero ottima come maschera, anche perché una volta che la provi poi capirai tu da solo. E ovviamente si comunque presenta abbastanza bene, è abbastanza grande anche il tubicino, ma ricordatevi che per pelli secche e sensibili con l'Honey è assolutamente approvata questa. E passando alla seconda maschera che voglio mostrarvi è quella di Fresh, che è la Rose Face Mask. Ho provato il campioncino e l'ho provata anche su una pelle secca e vi posso dire che buonissima. Allora, se vi piace l'odore della rosa e la texture che la rosa possa dare alla vostra pelle, al vostro viso, è fatta per voi. La rosa è molto invadente, cioè come profumazione e come odore è davvero molto invadente, anche perché è il primo ingrediente che trovate proprio di questa linea, ma è buonissima, nel senso, come il tonico o come gli altri prodotti con la rosa dentro, ovviamente è buonissimo, nel senso, a me calma da morire, è proprio uno di quegli odori che a me calma tanto, anche perché poi non resta invadente sulla pelle, nel senso, ovviamente lo senti perché all'attimo apri il barattolo e ovviamente te lo vai a versare in faccia, ma ovviamente è buonissimo. Avendolo provato anche su una pelle secca ha fatto dei benefici, perché la rosa ovviamente va a cosa? A calmare, proteggere, idratare, rigenerare ovviamente quello che tu hai di dannoso. Quindi se comunque hai la pelle arrossata dal freddo inverno o hai la pelle comunque che si screpola di più per via anche dell'estate, ovviamente
ti va a dare una doppia protezione questa maschera ed è consigliata. Questa non è una versione sample, ma è proprio una versione vera e propria di Fresh. Ovviamente il packaging è in vetro ed è super carino ed è più cheap ovviamente dell'edizione grande, ovviamente classica, che magari una maschera può avere, se ovviamente non si vogliono andare a spendere tanti soldi o se non sei un addict proprio di maschere vere e proprie. Io l'ho presa così perché non avendo la pelle secca, ma anche per me sicuramente, ma avendo già tantissime maschere, ho detto voglio davvero provarla per più tempo e quindi ho deciso di prendere la versione piccolina, ma è davvero top e consigliata, mi piacciono cifra. E passando al quinto step della nostra skincare routine per pelli secche e sensibili, ovviamente c'è il siero. Ovviamente io sono andato a scaletta, non vi vado a proporre scrub o esfolianti perché non ne ho trovati davvero così comfortable su una pelle davvero secca e sensibile da potervi consigliare. L'importante, se voi davvero avete bisogno di un'esfoliazione, veramente deve essere delicatissima l'esfoliazione, quindi non andare a stressare ancora di più la pelle di quello che hai già, perché ovviamente avendo la pelle che si screpola, diciamo che ti si esfoglia già da sola, quindi non si ha proprio bisogno di andare a fare una doppia esfoliazione. L'importante ovviamente è usare dei cleanser idratanti in crema che comunque facciano il beneficio totale sulla vostra pelle. Ovviamente il prossimo step è il siero che io consiglio qualsiasi tipo di siero, perché il siero comunque va a iniziare a preparare davvero la pelle per avere una doppia e profonda idratazione con la crema. Quindi io di sieri onestamente li propongo abbastanza a tutti. C'è una linea che io sto provando davvero tanto, solo che purtroppo non ce l'ho più qua con me perché avendo buttato il prodotto finito. Vi lascerò però sotto la info box tutte le informazioni più possibili ed è una produzione più locale, quindi la troverete anche come pagina Facebook. Comunque vi lascerò anche la pagina Facebook o se riesco a trovare un indirizzo. È una linea che si chiama Bioactive, spero che qualcuno di voi la conosca e la usi e sa più o meno dove possa essere trovata. Io la trovo a Verona, se non mi sbaglio, comunque limitrofi sempre di Venezia, ed è una linea super wow. Ragazzi, ha un siero all'acido ialuronico che è buonissimo, io ve lo consiglio vivamente. È rinfrescante, è in gel, quindi non è neanche sticky, non è appiccicoso, ma sulla pelle qualsiasi tipo, secondo me, e soprattutto ultra raccomandato per secche e sensibili, ha davvero un'azione top, quindi ultra consigliato. Ma vi lascerò tutte le informazioni nell'info box nel momento in cui poi volete andare a vedere qualsiasi cosa. E un siero che io vi vado a raccomandare perché mi piace, mi ci trovo bene, ovviamente per pelli secche e sensibili, io vado a proporvi il Hyaluronic Repair, che è praticamente l'acido ialuronico serum di Dr. Seva. Io di Dr. Seva sto usando il siero alla rosa, ma essendo molto olioso è preferibilmente top per un altro tipo di pelle, non proprio per la secca e la sensibile. Questo essendo in acquette, essendo comunque in gellino come può essere un acido ialuronico serum, io lo raccomando davvero tanto ed è ultra buono, a me piace da morire. E soprattutto comunque qualsiasi siero voi andrete a fare comunque vi aiuterà sempre, anche perché comunque il siero è fondamentale per aiutare a una profonda idratazione con la crema, quindi questo assolutamente importante ed è uno dei miei passaggi preferiti perché io sono una addict ai sieri, come lo sapete già. Ed eccoci con l'ultimo step, il più fondamentale, importante, equivalente e visivo di tutti i top skincare routine che possa esistere al mondo, è idratazione e rigenerazione. Ragazzi, allora assolutamente di mattina si idrata la pelle, di sera la si rigenera. La mattina ovviamente si va a preparare la pelle, a dargli vigore, a dargli luce, a dargli luminosità e a idratarla nel meglio che si può.
alla sera la si va a rigenerare, ad intossicare e a riparare ovviamente per le rughe che di sera vogliono apparire contro i nostri cuscini. Quindi io vi vado a presentare, secondo me, le creme che davvero wow per le pelli secche e sensibili. La prima che io vi vado a assolutamente proporre, esiste anche ovviamente Night and Day, è della linea ovviamente Origin Prescription Anti-Aging ed è ovviamente SPF 25, perché io senza SPF non esco, ma è molto grassotta, nel senso non è fluida, non è abbastanza compatta come crema. L'odore è qualcosa di meraviglioso, almeno a me piace davvero tantissimo e io la raccomando su una pelle secca sia in estate che in inverno, perché non è invadente, quindi non è una crema che invade troppo oppure che ti soffoca in base alla temperatura che avete fuori, ma è una crema ultra versatile che comunque va benissimo in qualsiasi stagione e comunque sulla vostra pelle si versa abbastanza bene e io ne sono follemente innamorato. E c'è anche della linea Notte, un'altra assolutamente linea che è quella che vi stavo presentando prima, che è la Bioactive, di cui io uso l'acido ialuronico, di cui io uso l'acido glicolico, che è perfetto per la sera. Queste creme per le pelli secche e sensibili sono il top di gamma e sono queste due. Ovviamente vi vado a presentare la Biosoft, che è leggera e perfetta per il giorno, perché comunque è più delicata, ti aiuta anche a comunque affrontare la giornata con più delicatezza e non va troppo a invadere o ad aggredire comunque la pelle. Ovviamente questa linea vi lascio ovviamente tutte le indicazioni che io vi posso dare nell'info box. Non credo che però potete acquistarli come un Origins o un Fresh, ma in Italia comunque più o meno comunque la troverete sicuramente, quindi basta chiedere, o comunque anche su Facebook vi lascio qualsiasi cosa io ho di informazioni su questa linea qua. E quindi la Biosoft è perfetta per il giorno, invece questa è sempre della Bioactive ed è la Unicum, è davvero grassa, è una crema grassa, burrosa, ha davvero tanta sostanza e unge abbastanza la pelle ed è perfetta per la sera, nel senso ovviamente il mio fidanzato ha la pelle davvero tanto secca e sensibile da avere zonetti e guance completamente rosse, screpolate, senza any reason, e quando lui la mette su alla sera, ovviamente dopo aver fatto gli altri passaggi, la mattina comunque la pelle è molto più soft, è molto più idratata, è molto più equilibrata, la texture è più bilanciata, quindi anche questa è assolutamente approvata, come quella di Origins che vi ho appena mostrato. Come ultimissimissimo step, lo consiglio, ovviamente la maggior parte hanno tutto scritto type of skin perché non c'è una vera regola, è la crema contorno occhi, ma con questa ovviamente pelli secche e sensibili sono al top, che è la Elemis Peptide, e io la amo assolutamente di brutto, nel senso ci trovo bene anche io, che ho una pelle mista normale, quindi anzi assolutamente raccomandata per una pelle secca e sensibile, anche perché è delicata e si assorbe molto facilmente. Io vi ringrazio di tutto quello che avete fatto, veramente di tutto. Vi ringrazio dell'ascolto, vi ringrazio delle visualizzazioni, vi ringrazio dei commenti, vi ringrazio del supporto, dell'amore che voi mi state dando anche su Instagram. Veramente credetemi, grazie mille, perché per me raggiungere questo è essere al top di qualsiasi altra stella c'è al mondo, e veramente mi sento ricco e pieno di gioia a mostrarvi qualcosa che vedo che vi interessa e non pensiate questo qua è uno stolto. Io vi ringrazio davvero di tutto, vi ringrazio di cuore, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un like e iniziate a seguirmi se of course non lo state ancora facendo, why not? Seguitemi su Instagram, scrivetemi qualsiasi
perplessità, domanda, curiosità, richiesta che vi viene in mente. Io vi mando un caloroso abbraccio, un bacio immenso e ci vediamo alla prossima col prossimo video. Bye guys!